Sotto il grande viadotto della Portuense, un vecchio cimitero racconta la vita e la morte di uomini e donne dell'Ottocento. Come nelle pagine della Spoon River di Edgar Lee Masters, su queste lapidi è possibile leggere la storia delle persone lì sepolte, per scoprire ancora oggi quello che erano, il loro lavoro e i loro affetti. Il cimitero fu costruito in seguito all'epidemia di colera del 1855 e, passata l'emergenza sanitaria, fu aperto alle sepolture dei morti della comunità della Magliana, persone semplici ma testimoni anche di grandi eventi storici come la Grande Guerra. Nel 1931 il Camposanto viene acquistato dal Comune di Roma e dal 1992, dopo la sopraelevazione della via Portuense e la realizzazione di viale Isacco Newton, è diventato periferia della periferia, nascosto agli sguardi e frequentato sempre più di rado. La maggior parte delle lapidi non versano in buonissime condizioni, ma il cimitero è pulito e non mancano vicino alle sepolture più recenti anche fiori freschi. Camminando nei vialetti possiamo leggere quello che nei cimiteri di oggi non vediamo più, il racconto della vita. Siamo infatti abituati a leggere date e poco altro, magari qualche verso, ma qui leggiamo in poche parole quello che questi uomini e donne del XIX secolo erano. E così troviamo il maestro della parrocchietta, che con affettuose cure per 3 lustri illuminò le vergini menti, educandole ad amare Dio, famiglia e patria. O il soldato romano, colpito da piombo austriaco sulle vette del Trentino. O ancora lo sposo e padre affettuoso, amante del lavoro e della famiglia. E l'uomo laborioso e onesto, morto per infortunio sul lavoro. E la madre, affettuosa e donna esemplare, e ancora la donna cristiana delizia dei suoi, esempio di virtù a chi la conobbe. O il padre che non riuscì a rivedere il figlio combattente contro l'odiato nemico. Dove sono Francesco, Domenico, Cesare, Adelaide e Teresa? L'insegnante, il soldato, la moglie esemplare, il contadino, la madre affettuosa? Tutti dormono sotto il cavalcavia, a 2 passi da un McDonald's.